E ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi unboxing iniziale, però poi andiamo a studiare nel concreto questi cavetti USB 3.0. Ragazzi, per chi non lo sapesse, questi sono cavetti che vengono utilizzati in moltissimi hard disk esterni, sia SSD che hard disk normali, però ovviamente non quelli con porta USB-C. Esiste la porta USB 3.0 e infatti io, avendo due hard disk che montano questa porta USB, mi sono trovato qualche giorno fa in una situazione molto scomoda. Cioè, vi spiego: il mio cavetto USB originale è un Maxtor che mi hanno dato insieme all'hard disk esterno Maxtor, e questo cavetto non so perché nelle ultime settimane ha iniziato a difettare. L'ultima cosa che mi ha combinato è stata quella che ho trasferito dei video in questo hard disk per salvarli fuori dal PC che utilizzo per lavoro, e per poi andarli successivamente ad editare. Ragazzi, un buon 40% di questi video che ho caricato mi si sono persi, nel senso, i file c'erano ma erano danneggiati, il computer non riconosceva più quel file, non me lo apriva più. Tutto questo perché nell'effettivo, mentre io passavo i file, non so perché mi si interrompeva la connessione. È interrotta la connessione, ovviamente il file si danneggia. Io non me ne ero accorto subito, me ne sono accorto purtroppo poi in ritardo. Niente ragazzi, ora andiamo a vederli, analizziamoli. Ok ragazzi, allora, per quanto riguarda i test, andiamo a provare il cavo originale Maxtor, l'hard disk esterno Maxtor e l'hard disk esterno Sigaro. E allora ragazzi, questo è un hard disk nuovo, di nuova tecnologia, prodotto nel 2020. Questo è un po' più vecchiotto, 2018-2019. Vi dico questo perché ovviamente andando avanti con la tecnologia migliorano l'elettronica, migliora anche la velocità interna degli hard disk. E infatti nel test che vedrete, questo che è nuovo ha raggiunto velocità molto più alte nella trasmissione dei dati. Consideriamo che il test è stato fatto con una cartella contenente dei video, 11 giga circa di video, e provato con tutti e quattro i cavetti. Questo è da 1 metro, questo è da 2 metri, questo e questo sono uguali come lunghezza, però come vedi cambia la sezione. Questo è un po' più sottile, questo un poco più grossetto, un po' più morbido di questo, che è molto più duro. Andiamo. Bene. Tirando le somme, questi ragazzi sono i risultati. Allora, il cavo più lento tra quello originale Maxtor, questo piccolino preso su Amazon, questo da 1 metro sempre su Amazon, questo da 2 metri sempre preso su Amazon. Sotto in descrizione trovi tutti i link. E allora qua ho preso nota così da non confondermi. Ho fatto 1, 2, 3, 4 e 4, 8 test di trasferimento file. E allora il più veloce in assoluto, con anche meno difetti, è stato questo. Questo ragazzi, questo piccoletto ha trasferito i file in maniera molto più veloce, con Maxtor 94 megabyte secondo, con Sigaro 130 e qualcosa megabyte secondo, poi senza difettare neanche una volta. Perciò per me questo attualmente è il migliore. Mettiamolo da parte. Questo è l'originale Maxtor,
Si è comportato meglio con Maxtor in velocità, infatti è arrivato a 95 megabyte secondo invece di 94 di quello, però ragazzi difetta, si stacca la connessione e si perde diciamo il passaggio, devi riniziare da capo, perciò per me questo licenziato. Andiamo a questo è da 1 metro. Con Maxtor da 1 metro si è comportato discretamente in quanto la velocità 94 megabyte secondo, perciò quanto questo, però ragazzi anche questo qualche volta ha fatto il distacco del segnale, perciò non lo so. Questo da 2 metri con Maxtor 90 megabyte per secondo, invece con Sigaro 96 megabyte per secondo. E allora, in linea generale, questo che è il più lungo di tutti, come chiaramente sia, è quello che va più lentamente, non di tantissimo, però ragazzi, ovviamente la lunghezza c'è, perciò ovviamente se ti serve lunghezza sappi che perdi qualcosa come velocità. Ha difettato anche questo qualche volta, però ovviamente meno di questo originale. Quello che più mi ha soddisfatto, ripeto, è stato questo. Uno, perché è molto più flessibile di questi, che hanno una specie di corda che li rende scomodi anche nell'utilizzo. L'allaccio è ben, diciamo, ben fatto, non difetta quasi mai, cosa che questi qualche volta difettano. Tirando le somme, ragazzi, sono tutti e tre migliori di questo originale Maxtor, forse anche perché ormai è vecchiotto, ragazzi, ha già 2 annetti, forse anche 3 che li ho, perciò ha fatto il suo lavoro. Tirando le somme e concludendo, sono tutti e tre dei buoni cavetti con buona velocità. Se ti serve lunghezza, questi vengono venduti in set di 2, 1 metro e 2 metri. Se invece ti va benissimo questo, che sarà intorno alla cinquantina di centimetri, sappi che va davvero veloce, però ovviamente con hard disk di ultima generazione. Con questo ha fatto 130, con questo ha fatto 94, anche meno di quello originale. Niente ragazzi, se questo video ti è piaciuto, se lo trovate interessante, metti un like, iscriviti al canale, mi raccomando, se vuoi sotto in descrizione trovi anche il link al canale Telegram, abbonati al canale, mi raccomando, così da accedere al gruppo Facebook riservato agli abbonati, tutti i giorni ragazzi, tanti contenuti nuovi in esclusiva solo per voi. Ciao ragazzi, al prossimo video.